Ho provato la Pen Display PD 1320 della Gaumond. L'ho messa a dura prova su un disegno molto complesso. Ti metto il link in descrizione, valla a vedere. In quanto Pen Display, il forte vantaggio è quello di disegnare direttamente su monitor, però volendo si può spegnere e utilizzarla come tavoletta grafica basica. Io la preferisco accesa. La penna l'ho trovata abbastanza ergonomica e con un gommino antiscivolo morbidoso che apprezzo tantissimo. Leggera perché all'interno non presenta batterie e dà il conforto di una impugnatura solida. Aprendo la confezione ho trovato questo: il monitor display che fa anche da tavoletta grafica 13 pollici. Ovviamente il tutto protetto dalle varie plastichine che servono proprio a proteggere tutti gli elementi, che in questo caso non vedrai perché l'ho già utilizzata più volte. Ma la prossima volta puliscila, è piena di ditate. Andando avanti ho trovato una cover pieghevole che funge sia da antigraffio che da supporto. Sicuramente utile per chi non ha la possibilità di avere un piano leggermente inclinato. Arrotolando la cover all'indietro su se stessa si forma questo triangolo che farà da appoggio. I cavi per connettere il monitor display al computer. Questo adattatore bianco è mio personale perché il computer sulla quale l'ho utilizzata non prevedeva la porta HDMI in quanto computer un po' vintage del 2004. Comunque, nella scatola ci sono tutti i cavi per poter lavorare da subito. Nelle istruzioni o nel sito è tutto spiegato in maniera molto semplice. Adattatori per diverse tipologie di prese e poi il guanto e un pannetto per pulire il display. Ecco, ti consiglio di utilizzarlo, sì. Poi all'interno trovi anche un portapenna che fa comodo nel caso in cui si lavori su un piano inclinato, così la penna non ruzzola per terra, e al suo interno ho trovato 8 punte di ricambio. Dall'apertura del pacco tra inserimento cavi, installazione driver, programmazione di tasti e funzione sono stata messa in condizione di lavorare subito ad un progetto che, se hai piacere di vedere, ti linko in descrizione, così vedrai la tavoletta in opera sul campo. L'ho fatta lavorare su un file con diversi livelli perché volevo vedere quello che solitamente mi incuriosisce di queste tavolette, il ritardo che ci può essere tra la mano e ciò che vedo. Come puoi vedere esiste il ritardo, ma è impercettibile. Si può lavorare in maniera molto molto agevole. L'ho testata non solo su Photoshop, su un file grande con tanti livelli, ma anche su Illustrator, addirittura con il 3D che solitamente crea dei problemi, per una questione di macchina ovviamente, per il mio computer. La tavoletta ha reagito a dovere, quindi anche sull'aspetto tecnico, ok. Per quanto mi riguarda, sicuramente è una tavoletta che mi sentirei di consigliare a chi vuole fare il salto dalla tavoletta basica o a chi vuole intraprendere la strada del digitale o a chi come me non sa scegliere se gli piace di più disegnare in maniera tradizionale o in digitale. Non è detto che uno debba scegliere poi, no? Ci vediamo al prossimo video, spero che questa mini recensione ti sia utile e mi raccomando, guarda il link in descrizione dove vedrai quest'opera dall'inizio alla fine. Ciao!